e ora, lasciata la laguna e Santa Cruz, ritorniamo in montagna perché vogliamo ritornare sull'altopiano del Teide. Queste strisce colorate di terra fanno comunque parte tutti di eruzioni vulcaniche differenti. La parte bianca è un'eruzione vulcanica formata principalmente da pomice, quindi molto leggera, molto porosa. La parte più nera è formata da basalto, un'eruzione con un basso contenuto di gas, e la parte rossa è comunque composta anche questa da basalto, molto più ossidato, ossigenato, e una volta che passa nel condotto eruttivo si trasforma in vapore acqueo e quindi crea questo colore rossastro. È bellissima questa strada, qui proprio si vedono le varie eruzioni stupende. Le eruzioni possono essere di tipo stromboliano, praticamente a cappella, che ricadono su se stesse con un'altezza massima di 1 chilometro, oppure le eruzioni di tipo pliniano, che sono molto più violente, che arrivano addirittura a 20 chilometri di altezza e possono poi diffondere le ceneri quasi ovunque intorno alla bocca vulcanica. Abbiamo attraversato la strada in salita per raggiungere l'altopiano del Teide, è stata abbastanza inquietante. Nebbia, pioggia, non si vedeva nulla. E poi una volta superati circa i 2000, il cielo si è aperto e qui è completamente sereno, si vede benissimo la vetta del Teide, ma sotto è tutto completamente nuvoloso. Siamo a 2360 metri. Questo è l'osservatorio, guardate che bello. Questo posto è particolare e magico. È la montagna Rajada dell'altopiano del Teide. È un posto che per una caratteristica particolarissima si trova in una posizione dove per dei movimenti elettromagnetici e di gravità le colline di sabbia vulcanica cambiano, si trasformano nel tempo, si muovono proprio. Non è un'immagine che si può vedere visivamente, non è che si muovono adesso, sono così veloci, ma non mantengono la stessa posizione nel tempo, ed è una caratteristica unica in tutto il mondo. Guardate un po' dove ci troviamo, sembra di essere sulla Luna con queste rocce, la colata lavica a pochi metri da noi. Questo è un posto che ha una magia assoluta. Da queste dune di sabbia vulcanica cambia colore dal grigio al rosso al nero, è veramente uno spettacolo. Quest'altipiano del Teide è ancora più bello del Teide stesso. Wow, meraviglia sto posto. Non ho parole.
Siamo proprio sotto la vetta del Teide, che è lì contro il sole, quindi si vede male. Però alle nostre spalle, in questo posto eccezionale, questa è la grande colata del Teide, della sua più importante eruzione. Quando si è formata la montagna, ha fatto questa enorme colata lavica che parte da qua sopra e arriva laggiù nell'altipiano. Queste qui sono state le ultime eruzioni, perché precedentemente, come vedete, questo altipiano è una grandissima caldera di un primo vulcano che aveva creato Tenerife prima ancora del Teide. Poi là si possono vedere meglio le spiegazioni, ve le facciamo vedere in quel cartello che spiega bene come si sono formate le isole Canarie. In questa luce del tramonto è veramente spettacolare questa colata lavica, guarda. In un primo momento si sono formate le montagne di Anaga, le rocce di Anaga, le rocce del Teno, del capo del Teno e di Adeje. Successivamente questa zona era assolutamente senza vulcani, formazione centrale che è arrivato successivamente al nascimento del Teide. E questo qua sopra di me è il famoso Roque Chinchado. Siamo nella zona del Roque de Garcia, che è una roccia molto particolare che si erge su questo sperone, e domattina, se Mauro ha voglia, ci facciamo un percorso circolare che è il sentiero numero 3. Ha dato la responsabilità a me di tutto, ma non ha detto che quello di dietro, lassù in alto, è il Teide, Sua Maestà il Teide. Stanotte si dorme proprio alle pendici del Teide. Là. Ormai è quasi buio. Noi ci siamo ritirati nel nostro carletto e speriamo non faccia troppo freddo, perché qui siamo a 2150 metri di altitudine. Brrr. Buongiorno. Buongiorno dal Parque Nacional del Teide. Allora, questa notte abbiamo dormito qua, adesso poi vi facciamo vedere dove. Faceva freddino, saremmo stati a 2-3 gradi fuori. Dentro il camper stamattina c'erano 8 gradi. Fortunatamente sia ieri sera che questa mattina il cinesino ha funzionato alla perfezione e quindi ci ha alzato la temperatura. Ora siamo alla Roque Garcia e si parte per il percorso, o meglio il sentiero numero 3, che corre tutto intorno al massiccio del Roque Garcia. Quindi ora si parte. Venite con noi senza faticare. Qui questa notte abbiamo dormito sotto l'incombente presenza del maestoso massiccio del Teide. E anche Céline Ronny che è presente qua al Parco Nazionale del Teide. Betty tra le colate laviche. Qua siamo in mezzo alla colata di lava, qua si vedono proprio come la colata è avanzata e man mano che avanzava si raffreddava. Vedete proprio le rughe della colata stessa. Queste ancora di più
è l'esempio plastico di come la lava è scesa e si è modellata raffreddandosi volta per volta. Guardate che belle onde di lava solidificata, dove la scarna vegetazione di piante resistenti a qualsiasi clima riescono comunque ad attecchire e a dare un segno di vita anche a questo terreno che apparentemente sembrerebbe ostile alla vita. Questa è la classica bomba vulcanica, cioè questo scoglio di ragguardevoli dimensioni viene sparato in aria durante un'eruzione 5-6 km d'altezza, dopodiché piomba giù. Ecco, trovarsi sotto quando piomba giù questa bomba di roccia non è simpatico. Praticamente tenete presente, è esploso, pum, o lei arrivo chi? Ma guardate un po' la colata lavica che ha percorso questa valle, tutta là sotto. Ma in che posti siamo, Mau? Sulla luna, sulla luna. Qua ci devono aver girato Capricorn One. Sentieri segnalati davvero in modo eccellente, è impossibile perdersi. E attraversa queste valli, questo altopiano alle pendici del Teide che è meraviglioso. Ce ne stiamo andando per fortuna, guardate che confusione che c'è. Oggi è anche sabato, tra parentesi. E forse al mare è anche brutto, per cui scappano tutti qua. Comunque lasciamo Sua Maestà, il Teide, Sì. e scendiamo verso Il mare. anche noi. Comunque una bella passeggiata di 4 km e 8 in 1 ora e 50 circa, con varie soste per foto, per osservare il panorama. Noi non camminiamo mai di corsa perché primo non ce la facciamo, secondo perché è bello vedere quello che c'è attorno. Poi siamo per il viaggio lento. Esatto. Comunque sembrava di essere sulla Luna, veramente un posto che Magico. trasmette un'atmosfera, un'energia veramente incredibile. Bisogna viverli questi posti. Tutte queste persone che arrivano con la macchina in questo momento scappando dal mare nuvoloso probabilmente si fermano solo al belvedere, non vanno oltre. Dovrebbero provare a vivere queste emozioni perché meritano, davvero meritano.
sosta per pausa pranzo all'area ricreativa di Cio e poi si riparte direzione mare. Questa strada è fantastica, in mezzo alle colate laviche e al ciniero che è qua, 1410. Il cielo si fa cupo e Mauretto anche. Non parla, è in preparazione partita. Siamo saliti fino al paesino di San Miguel, 600 metri sul mare, molto carino, molto tranquillo e carino. Siamo venuti a salutare degli amici che hanno una pasticceria qui a San Miguel e questa è alle nostre spalle, pasticceria Tiramisù, eccola qua. Adesso ve li presentiamo, così se capitate da queste parti, paste ottime, caffè italiano. Ed ecco qua i nostri amici, i nostri follower di Sailing Ironic che vi accoglieranno qua a San Miguel. E adesso ci presentano. Io sono Antonella, Giulia, Gianluca, sardi di Iglesias, che è una città bellissima, noi l'abbiamo visitata e merita tantissimo, come tutta la zona dell'Iglesiense. Pasticceria Tiramisù a San Miguel, isola di Tenerife, Canaria. Ciao a tutti! ciao! Ciao. Questo splendido belvedere di San Miguel ti permette di ammirare tutta la costa di Tenerife a sud-est, che va dal Médano fino quasi al Palmar. Non si possono vedere Los Cristianos e le spiagge di Las Américas perché sono al di là della collina della montagna. Inoltre qua sul belvedere di San Miguel c'è questa statua dedicata al salto del pastore. Gli antichi pastori guanci saltavano tra un fosso e l'altro seguendo le proprie capre, aiutati da questa lunga asta munita di una punta metallica che permetteva, saltando, mettendola sul terreno, di saltare i fossi e un po' quasi come le capre. Questa lunga asta chiamata garrote. Giornata non bellissima oggi, in quel di Tenerife era previsto, difatti siamo scesi giù dalla montagna perché addirittura era prevista neve. Siamo scesi nuovamente qui alla Maria Golf, dove c'è la barca del nostro amico Paolo. Sto andando in barca adesso. La giornata non proprio splendida, non è che invoglia tanto a scendere al mare. Vediamo se domani migliora. Un giorno almeno di spiaggia ce lo vorremmo fare prima di ritornare in penisola, dove presumo che le temperature siano decisamente più impegnative, un po' più freddine. Un'immagine a noi familiare di un porto. Tantissime barche a vela qua, Vuol dire che nonostante la marea il fondale è ottimo. Ed eccoci arrivati alla barca di Paolino. Ehi del barco! Buenos dias! E sto barco cantiere, eccoli qua! È un barco cantiere questo qua. Ecco la Bettina. Eccola. Ed ecco anche Paolotto. Eccolo, ciao. Buongiorno.